Ciao Luis, ciao Marlene, volevamo salutarvi ma non ci siete stamattina qui, quindi noi ripartiamo. Vi ringraziamo nuovamente, siete stati gentilissimi e la prossima volta che torniamo qui sicuramente possiamo salutarvi. Un abbraccio e un bacio. Ciao Luis, ciao Marlene. Sosta per breve spesa da Aldi, che poi breve con Mauro non lo è mai. 110 euro circa di spesa. Quasi 110. Sì. Insomma, abbiamo riempito nuovamente il frigorifero e il congelatore e ripartiamo. Direzione montagna, Valle del Douro. Speriamo non piova troppo e non faccia troppo freddo. Lo scopriremo solo vivendo. Comunque adesso un po' paura. Muto Mauro, Partiti questa mattina da Porto, siamo arrivati nella Valle del Douro, che è quel fiume che sfocia nella città di Porto. Per tagliare la parte bassa abbiamo preso col camper in diagonale, non abbiamo fatto l'autostrada. Il problema è che ci abbiamo messo 2 ore e mezza di colline, stradette, erano paesini eccetera. Allora è tutta una collina, sembra di essere nel Chianti praticamente, il Douro, che comunque è bello navigabile anche qua. Adesso ve lo facciamo vedere. Sì, è un fiume molto ampio dove sono presenti, vediamo anche un piccolo porticciolo, diverse barchette piccoline, però c'è anche una nave, non dico da crociera ma quasi siamo lì, che fa le crociere proprio sul fiume. È che il tempo in questo momento, oggi, domani e forse dopo, non è dei migliori. Andiamo per Cantine. Mi sa che forse è meglio perché qua continua, piove, smette, vento, sole, pioggia, nebbia, è un disastro. Questa è la valle dove producono il porto, quindi da fare ce l'avremo, non vi preoccupate. Guardate che bell'arcobaleno sul Douro. Non facciamo battute per favore. Bello, bello, guarda come si vede bene. Qui stiamo risalendo il fiume Douro lungo questa strada che sembra di essere quasi al lago di Como, perché ha tutte queste stradine strette con 1000 tornanti che costeggiano il fiume, tutto un continuo saliscendi. Però il fiume è molto molto ampio, c'è la ferrovia che scorre invece dall'altro lato del fiume e quindi continuiamo a salire, vediamo cosa ci offre. Qui c'è una bicicletta e una mela. Chi può saperlo il significato? Con la mela e la bicicletta. Boh. Siamo a Peso de Regua, una località abbastanza conosciuta lungo il corso del Douro. Questo è il Douro che scorre impetuoso e noi siamo parcheggiati qua. Questo bel posteggio ha corrente elettrica, ha acqua. Adesso ve lo faccio vedere un po' più da distante. Ci sono già altri camper. Ci fermiamo qui per la notte.
Siamo sotto il ponte pedonale che porta dall'altra parte e questo è il fiume. Vado a fare un breve giro in paese, ci sono anche delle cantine. Sono alcuni giorni che piove in maniera impetuosa e il fiume è in piena. Ha superato un po' gli argini, al momento sembra nulla di preoccupante. Noi siamo lassù in alto, sono almeno 6-7 metri di altezza dal fiume, non credo che arrivi lì. Se arriva lì i problemi non sono tanto i nostri, ma sono un po' di tutto il paese. Il fiume ha invaso la ciclabile che è laggiù. Le anatre, beh, insomma, loro problemi non ne hanno. Quelle qua, là che volano sull'acqua. Nei depositi classici della vecchia stazione hanno inserito ristoranti e cantine. E buongiorno amici, sempre al parcheggio di Peso de Regua, lungo la valle del fiume Douro. Mauro sta sistemando le ultime incombenze, ha staccato corrente, sta facendo rifornimento acqua, abbiamo svuotato le grigie. Le nere le svuoteremo più tardi perché non siamo ancora pieni. Cacchiamo poco. Cosa vediamo oggi, Mauri? Innanzitutto il fiume in pieno, guarda lì. Mamma mia, quanta acqua che c'è. Poi ci facciamo un po' di degustazione. Cerchiamo una cantina oggi dove fare degustazione sia di porto che di vino locale, perché questa, la Valle del Douro, è famosa assai non solo per il porto, che principalmente viene prodotto a Vilanova de Gaia, che è proprio il lato opposto della sponda del fiume di Porto. Pienissimo di cantine. E mica Mauro vorrà farsi mancare questa degustazione, io dico. Ho già fatto un giro ieri sera, se qualcuno l'ha visto, è che c'è talmente tanta offerta che non so cosa scegliere. Cioè, ripeto, non sono un conoscitore del porto, quindi mi è veramente difficile. Ci sono delle bottiglie, abbiamo visto delle bottiglie di 40 anni di invecchiamento a 180-190 euro, alcune anche di più, perché ne ho detto quelle un po' più, mi sembra un pochettino Eccessivo. Pechegno eccessivo, così è. Certo, il clima è un po' infame in questo periodo, però la location è molto carina, sul fiume, è proprio bella. Sicuramente d'estate si faranno tantissime escursioni, infatti abbiamo visto anche delle zone dove c'è un ponte sospeso, adesso non ricordo il nome ma magari ve lo metto qui sotto, lo guardo poi su internet, che è un ponte sospeso, uno dei più lunghi d'Europa se non sbaglio e dei più alti, e è nella valle qui sopra, sulle colline qua sopra, però purtroppo tra pioggia, tempo un po' incerto, tutto bagnato per terra, è inverno, pieno inverno. E questa qui sotto il ponte è la nostra area camper di questa notte, proprio qui eravamo. Qua è tutto allagato, le piante come sono sommerse dall'acqua, il fiume è in piena. Betty ha scoperto che in questa zona piove 190 giorni all'anno, cioè praticamente un giorno su due piove. Ora noi ce ne siamo trovati 5 su 5, comunque abbiamo già superato la media. Oggi non piove, è nuvolosissimo, ma siamo già felici che non c'è l'acqua, che non ci arriva l'acqua da sopra, perché stavamo mettendo fuori le branchie. E stamattina c'è stato pure un quarto d'ora di sole, che poi è già sparito. Questa zona, con queste colline terrazzate coltivate a vigne, mi sembra di essere o alle Cinque Terre, che è più o meno simile col mare sotto, oppure anche nella Vaud, nel lago Canton Vaud in Svizzera, sul lago Lemano, dove ho abitato per qualche anno, dove ci sono tutte queste
bellissime colline terrazzate per coltivare l'uva. Qua passa anche il treno, guardate. Quindi questa è la Eclusa de Barragén da Regua e guardate che potenza l'acqua, soprattutto in questi giorni che ce n'è fin troppa di acqua. Ce n'è in abbondanza, davvero. In ogni caso qui l'Ecluse c'ha questo passaggio dove, volendo, le barche poi possono salire un po' tipo il Canal du Midi, entrano in questo settore qua sulla destra della diga, che si vede qui leggermente a destra. Se non avete visto il nostro filmato delle chiuse sul Canal du Midi, andate a rivederlo, ve lo metto qui in alto o di qui, non mi ricordo più. Ora ci inoltriamo per le colline, direzione Lamego, un paesino a quanti? 10 km da qua, e andiamo a scoprirlo. Dicono che sia uno dei paesini più belli di questa zona. Vediamo. E come al solito abbiamo la castellana che cerca di arrivare al castello. Questo doveva essere il centro storico. Sullo sfondo, ecco, la torre del castello. Castellana mi può invitare nel suo castello? Posso entrare? La precedo? Paesino di Lamego, un attimo di tregua dalla pioggia che tutti i giorni in queste settimane ci tormenta, e questa è la bella vista che abbiamo dal castello, dalle mura del castello. Qua su abbiamo La Nostra Signora de Remedios con una bellissima scalinata. Vogliamo salire in cima alla torre? proviamo. Siamo entrati da qua, qua è tutto il paese e questa è la torre del castello. Da qui le serre. Si domina la valle Certo che del Duro. del Duro. Allora che forse arriva un po' di sole. Però sono 2 giorni che fa, anche stamattina, che fa un po' d'alternanza, un sbarluccichio di sole e poi piove. Uno sbarluccichio di sole e poi piove. Ancora uno sbarluccichio di sole e poi Piove. siamo un po' rotti, devo essere sincero, ecco. Questi borghi medievali con le vie strette, ovviamente non idonee alle auto di oggi, anche se Ma c'è. qualcuno c'è, però è un'auto piccolina. Qua c'è Rua do Castello a sinistra Rua di Castello. e Rua do Castelligno a destra.
cima tutte queste lunghe scalinate che non faremo a piedi, altrimenti non ci arriviamo più. È il santuario della Nostra Signora des Remedios. Ora col camper facciamo il giro, saliamo lungo la collina e arriviamo direttamente in cima al santuario. E quindi siamo arrivati in cima, in camper, non ci siamo fatti tutte queste scalinate immense che abbiamo visto poco fa, ma la vediamo qui sotto. Ora dietro di me c'è il santuario, le scale le ho proprio di fronte a me. Voglia di farle? No. Mira il dito. Non ne dubitavo. Allora, visto che la precedente cantina era chiusa, abbiamo optato per una cantina diversa, una quinta diversa. Quinta do Monte Traves. Ed è questa gialla dietro Carletto. Siamo l'unico camper. Questo è il posto dove siamo, in mezzo alle vigne. Anche bello. Peccato che il tempo sia sempre un po' negativo nei nostri confronti. We have Capella, is a window of the chapel. Rosé, red and white. It's the wine of this year. 21, It's red. okay, 22. Quindi dopo una degustazione andiamo a vedere la cantina. Il signor di Napoli, che è qui con noi, che è il proprietario, diciamo, della famiglia che produce il vino. Buongiorno e buongiorno. Per far vedere la sua splendida capigliatura, no? Perché tiene una capigliatura. Facendo la produzione del vino, e qua in queste vasche lo schiacciano ancora con i piedi, come si faceva alla moda antica. Infatti mi ha detto l'ancienne manière, ok? E gli ho chiesto se solitamente sono gli uomini o le donne, perché molto spesso lo facevano le donne, soprattutto dalle nostre parti in Italia. E lui mi ha detto che solitamente sono uomini, ma se arrivano anche delle donne sono benvenute, soprattutto se anche sono delle turiste che arrivano con il caravan. Se è una bella ragazza. Se è una bella ragazza. Quando si parla di donne e di belle ragazze l'italiano è perfetto, è perfetto. Buono. It's your name? Daniel. Daniel. My name is Mauro and Betty. Nice to meet Nice you. to meet you too.
qui in questa tenuta, in questa quinta, hanno anche una chiesetta. E in più, per chi volesse, soprattutto in estate, affittano degli appartamenti qui sotto, hanno una bellissima piscina che abbiamo visto in una foto e c'è la possibilità di fermarsi per la notte in mezzo a queste vigne. Siamo completamente circondati da vigne. Come ci ha detto il signore, hanno una produzione di circa 500.000 bottiglie l'anno. Di tutti i vari tipi, tra bianchi, rossi, rosé e vario genere. E poi vendono, ma non producono, vendono un po' di uva a delle industrie per la produzione del porto. The boss. Different. Allora, eccoci qua. È sera, siamo nel camper e siamo in questo bel posto. Siamo perduti sulle colline della Valle del Douro. Nonostante ti ho fatto fare una strada impegnativa per il camper oggi, siamo un po' arrabbiati. La Bettina mi ha fatto fare Tutto su e giù, su e giù. Il problema grosso erano i paesini, passare attraverso i paesini dove ci sono delle strade abbastanza strette per il camper. Questo è l'altimetro di dove siamo passati e siamo passati dai 756 metri ai 215 e poi siamo risaliti fino a 600 dove siamo adesso, quindi su e giù, perché Betty è specializzata nel cercare le strade secondarie, anche terziarie, in alcuni casi quaterzarie. Comunque siamo arrivati qua alla Quinta do Monte Travesso, un posto delizioso. Un posto delizioso. Abbiamo trovato il nonno, praticamente, il proprietario diciamo, di Napoli, Serge de Napoli mi sembra si chiami, che ci ha fatto vedere tutta la tenuta. Benissimo, siamo andati molto carini, forse se andavamo in un campeggio ci costava di meno. Di meno solo perché questo, dopo aver fatto la degustazione di vino bianco, vino rosato, vino rosso e acquavite, ha fatto un acquisto abbastanza corposo. 75 diciamo. euro di vino, ne abbiamo comprato soltanto quello. Quindi. Comunque qui ci fermeremo per la notte, quindi a questo punto vi salutiamo, vi auguriamo una buona notte e noi ci stiamo già scaldando nel forno le lasagne e quindi buonanotte a tutti, buonanotte, a domani. Ciao. Per tagliare la parte bassa, Dio che vento. Dio che vento. Jerry, Sta zitto.